Salve a tutti, oggi vediamo l'ultimo modello del DM6, dopo il Duo, il Trio, Duo perché aveva solo la connessione wireless via 2.4 GHz wireless, e questo si aggiunge anche il Bluetooth, come vediamo, Bluetooth per radiofrequenza o chiaramente connesso al cavo. Devo dire che nonostante, sto sbalestrando la scatola, nonostante abbia pedini di scorta, purtroppo si parla ancora del vecchio tipo di Teflon, quello nero, e non ha i bordi arrotondati, e quando si arriva si sente insomma un po' sulla scorrevolezza e sulla docilità dei comandi quando c'è da spostarsi. Non sono proprio il massimo, ecco. Per quanto riguarda il DM6, devo dire che a me la forma mi piace molto, mi piacciono questi ergonomici con i quali si appoggia veramente bene la mano, un'ottima presa claw, abbastanza basso dietro, si appoggia e si mantiene il mouse. Devo dire che lo trovo molto adeguato alla mia mano, sia questo come anche il XTR FY M4 wireless sono, diciamo, tra virgolette simili come tipo di ergonomia, e a me piacciono molto, sono molto adatti alla mia presa naturale, perché poi tanto la mano si abitua al mouse. E per quanto riguarda questa versione, se il Duo era veramente il best buy wireless quando è uscito, perché aveva un costo veramente basso per ciò che offriva ed era di un'ottima qualità, qui mi trovo un pochino interdetto, perché nel momento in cui fu lanciata la campagna su Kickstarter, allora avevano ragione, perché erano dei primissimi sarebbe stato uno dei primissimi col 3370, e sia con la connessione Bluetooth che con la connessione radiofrequenza. Però purtroppo sono passati troppi mesi dalla presentazione all'uscita retail, e devo dire anche come costo, insomma, siamo un pochino alti per quello che offre. Ho trovato avrei preferito qualche altra miglioria, soprattutto sui piedini, soprattutto sulla qualità dei tasti, soprattutto questi laterali, e se una volta si sente ciottolo qualcosa dentro, magari in questo momento no, però ecco, sentivo ieri qualcosina si sente dentro, traballare, e è un peccato, perché se avessero fatto il prezzo un po' più basso, con qualche piccola accortezza, sarebbe stato un'altra volta best buy. Su questo non mi sento di dirlo. È un mouse che con mani medie come la mia 19x10 lo può impugnare bene. Non è propriamente finger perché è abbastanza lungo, però ecco, diciamo che se magari uno ha una mano un pochino grande lo può utilizzare anche finger, palm e claw senza il minimo problema, sì. La forma lo permette bene, e ha un piccolo rivestimento, sembra forse che questa versione qui abbia un leggero grip maggiore rispetto alla precedente, perlomeno questo è il feeling che ho. Sembra abbia un rivestimento quasi, non dico gommato, ma quasi. Purtroppo, come si vede, le ditate si notano sin da subito, ma vanno via queste, al contrario di altri. Ecco, si sente un pochino. E non lo so, via, sono rimasto un pochino deluso.
perché pensavo che avessero fatto uno step ulteriore, invece hanno solo adeguato quello che era il Duo a questa versione. Come vediamo sui tasti c'è parecchia corsa pre-click, e anche dopo il click l'abbiamo sia sul destro che sul sinistro. I tasti sono sempre gli Uano, ok, tutto vado a ricontrollare, non vorrei dire una fesseria. Comunque dopo lo appunto. Uano, sì, l'avevo detto bene, scusate, sono gli Uano, e come vedete insomma la corsa è abbastanza lunga. Ecco, rotellina devo dire che invece sì, molto non si sente, il feedback sullo scroll è perfetto, leggera da premere, ma non rischi di premere per sbaglio, mentre ecco sui laterali si ha purtroppo, come vedete è il solito bilanciere chip che viene montato su questi mouse, che non dà proprio veramente il senso della qualità. Vedete, non ha il blocco, se perlomeno c'è il piccolo blocco, ma il tasto insomma balla decisamente, e non ho idea di quanto possa resistere. E purtroppo, come dicevo, abbiamo questi piedini che non sono ormai, insomma, sono su mouse diciamo da gaming, siamo totalmente su altri livelli, e anche su mouse che costano queste cifre qui. Io credo si vada sugli 80 euro più o meno, e sinceramente mi sembra decisamente troppo per questa nuova versione. E mi ha lasciato un pochino, insomma mi ha lasciato deluso, perché credevo avessero fatto un miglioramento generale, invece purtroppo non è stato fatto. Comunque lo proverò anche in game. Purtroppo insomma anche il discorso dello spostamento, si sente che c'è frizione da parte dei piedini, e questo, perlomeno per quanto mi riguarda, io sono abbastanza un maniaco dell'avere una docilità, una scorrevolezza molto fluida, purtroppo insomma mi rovina l'esperienza. Però insomma, il sensore c'è, giocare si gioca, l'impugnatura è valida, e chiaramente il miglior test è quello in game e in uso, perché ora l'ho appena spacchettato, lo utilizzerò perlomeno credo un mesetto, e poi trarrò tutte le conclusioni nella parte finale del video, commentando sul test su Call of Duty Modern Warfare. Passiamo alla prossima sezione dopo che l'ho utilizzato per del tempo. Sono un po' deluso di questo, mi dispiace, perché sono affezionato della Dream Machine, però qui sinceramente non mi sento di passare questo mouse come una scelta consigliabile agli utenti. Per quanto riguarda la connessione a batteria, ormai non è nemmeno da menzionare l'autonomia, tanto più o meno si va tutti su giorni e giorni di uso. Per quanto riguarda la connessione è valida, non si sente nessun tipo di lag, anzi devo dire, ecco, su quello perlomeno per quel poco che ho visto anche in gioco, però non ho giocato a shooters, anzi forse mi dà la sensazione che ci sia meno lag, che un pochino l'ho avvertito con altri mouse più blasonati. Per quanto riguarda il cavo, ha una
siamo sulla connessione collegamento Type-C e ormai insomma, questi cavi sono, non è il più morbido che abbia mai sentito, però ormai insomma, non si sentono quasi. Devo dire che questo poteva essere leggermente meglio, perché un minimo, soprattutto nella parte iniziale, è un pochino rigido, però insomma si parla sempre di cavi leggerissimi che poco danno fastidio in uso, anche se insomma serve solo per ricaricarlo, suppongo ormai. Piccola nota per quanto riguarda la connessione col Bluetooth, siccome non ci sono indicazioni né sul libretto di istruzioni né sul sito, perlomeno non lo trovate, anche questo insomma riguarda poca sensibilità verso l'utente, come non segnalarlo sul mouse, vi mostro come si può accoppiare. Dove sta scritto LED, qui condizioni normali abbiamo questo LED che indica il CPI. Premiamo questo LED qui, si spengono tutte le luci anche per preservare la batteria, si nota che è la piccola lucina lampeggiante. Andiamo sul nostro device, che in questo caso è proprio sul telefono, e appare PCN1 che è il mouse, e chiaramente poi lo accoppiamo sul dispositivo che si vuole utilizzare. Per quanto riguarda il Bluetooth, ha una limitazione a 125 Hz di polling rate, ovvero sia l'ho provato sul monitor a 240 Hz e chiaramente risulta improponibile, perché il tracking, le informazioni che il mouse invia al computer sono la metà della velocità e la metà del refresh del monitor, ovvero sia si perde tantissime informazioni, non arrivano in tempo il refresh del monitor e ovviamente anche il lag è superiore. Credevo peggio, però insomma è chiaramente superiore rispetto alla radiofrequenza a 2.4 GHz. Ottimo in caso chiaramente di mobilità, se uno deve utilizzarlo col telefono, magari come questo Motorola che hanno l'uscita video, dove si può trasferire il telefono su un monitor, sulla televisione. Allora diventa molto utile, perché si può navigare utilizzando il monitor e mouse e diciamo il telefono come centralina, come se fosse quasi un piccolo computer, scusate. Chiaramente non è una soluzione da utilizzare in game o in un uso desktop, laptop sì, o vabbè, comunque c'è. Volevo spiegarvi come accoppiare il dispositivo. Sono piccole cose, tipo anche qui rimane la scritta LED che c'era presente sulle vecchie scocche, insomma si poteva anche mettere un BT invece del LED per dare un'informazione più chiara all'utente. Piccole cose che denotano un po' una sensibilità e chiaramente magari riducono i costi, però insomma si poteva dare indicazioni scritte da qualche parte.
Bene, passiamo poi alla sezione in gioco con le considerazioni nel mentre mi ammazzano costantemente a Call of Duty. Grazie. Arriviamo alle conclusioni finali, mentre vedete che mi uccidono sistematicamente sul COD. Chiaramente taglierò dei pezzi dove faccio delle figure cascine. Comunque, veniamo al mouse e devo dire che sono rimasto un po' deluso, soprattutto in rapporto al prezzo, perché con tutte le piccole pecche, piccole un po' meno piccole, che ha a 90 euro più spedizione, mi sembra che sia un prezzo alto per quello che offre. Come ho scritto, sarebbe stato un prezzo ottimo se fosse uscito velocemente dopo che era stato presentato e che era uscito su Kickstarter. Però al momento insomma ci sono soluzioni di pari costo che sono decisamente migliori, magari senza Bluetooth, però offrono sinceramente un prodotto di un altro livello. E rimane ottimo per la forma, perché veramente è un tipo di forma che si adatta se si è destri, si adatta a ogni impugnatura. E per il resto insomma niente di eccezionale. I tasti laterali sono quello che sono, denotano veramente una bassissima qualità. La corsa dei pre-travel e post-travel del click post-click travel è molto lungo. La rotellina è buona, anche se comincia a sentire qualcosina dentro che non mi piace. I piedini sono il vecchio Teflon nero senza nemmeno bordi arrotondati. Sinceramente mi aspettavo qualcosina di più, anche come informazioni per il Bluetooth non viene indicato niente. Sotto c'è solo la scritta LED dove va premuto per il pairing col Bluetooth. Insomma, tante piccole cose che mi fanno un po' storcere la bocca, soprattutto per questo prezzo. Ovviamente se fosse costato 65-70 euro, tutta la mia valutazione sarebbe stata da rivedere, perché a quel punto poteva sì essere un Best Buy, non un mouse eccelso, un mouse medio buono ad un costo accessibile per tutti, che offriva delle soluzioni sia per chi viaggia magari con laptop, per chi lo usa anche col telefonino, col Bluetooth, oppure in uso H24 non prettamente gaming. Allora avrebbe potuto essere un'ottima scelta. A questo prezzo devo rivedere completamente tutta la mia valutazione. A 50 euro quando uscì c'era il Duo, che era veramente il Best Buy, e quello lo consigliavo vivamente. Questo no, non mi sento di poterlo consigliare, soprattutto col panorama ampio che c'è adesso e con i costi di alcuni mouse che sono effettivamente e onestamente di un livello superiore. Spero vi sia stata d'aiuto. È stata una lunga review per un refresh di un mouse, però volevo darvi complete tutte le mie impressioni. Vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima col Fanatic Bolt. Grazie, alla prossima.